Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronus e questa è la videolettura interattiva numero 226. Oggi parleremo di situazione lavorativa ed economica. Andremo quindi a chiedere alle nostre tre varianti come evolverà la tua situazione lavorativa e di conseguenza anche la tua situazione finanziaria nel prossimo futuro. Magari sei una persona che ha già un lavoro ma vuol capire come orientare meglio le proprie energie per aumentare la produttività e quindi aumentare anche le entrate. O magari hai un'azienda tua e vuoi capire come pianificare strategie, come magari riuscire ad aprirti alle nuove possibilità. O forse sei una persona che sta cercando lavoro e quindi magari vuoi capire come puoi orientare i tuoi sforzi per riuscire a trovare uno sbocco lavorativo, anche se sei magari uno studente, una studentessa che si sta aprendo al mondo del lavoro. Andremo a porre questo ventaglio di domande alle nostre tre varianti che ti vado a presentare. La prima sarà la corniola, la seconda sarà il diaspro giallo, la terza infine sarà la dumortierite. Prima di passare alle tre varianti voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato l'11 maggio scorso alla presentazione di Il Tarocchio, è stato un momento bellissimo. Se non hai potuto partecipare alla presentazione c'è il video pubblicato sul mio canale YouTube, te lo metto in descrizione a questo video, ma voglio anche dirti che gli eventi per incontrare Cronos non finiscono qua. Infatti sabato prossimo a Palaia, al mio paese, proprio a 200 metri dal mio studio, si terrà la festa Palaia Borgo della Birra, che non è una semplice festa della birra, è una festa della birra ma con musica dal vivo, con tornei, con mercatino, insomma una serie di eventi nell'evento a cui ovviamente parteciperanno le migliori aziende produttrici di birra del territorio. Quindi ti sei perso l'evento milanese o ti sei persa l'evento milanese? Ti piacerebbe incontrare Cronos? Ti piacerebbe farti leggere le carte? Bene, sali a Palaia sabato 20 maggio per il Borgo della Birra Fest. Bene, la presentazione può finire qua, possiamo passare alle nostre tre varianti, ovviamente prima sigla! Variante della corniola. Andiamo a vedere in che energia sei in questo momento tu che hai scelto la variante della corniola. Se la descrizione ti risuona, continua pure a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. Qual è la tua energia a livello lavorativo e finanziario in questo momento per te che stai guardando la variante della corniola? L'innamorato. Non è una brutta carta, a dirti la verità, è una carta che presuppone che lavoro ci sia o se non c'è che comunque stia per arrivare e quindi di conseguenza è una carta di fare, una carta di, anzi in alcuni casi addirittura una carta di fare in senso non dico risolutivo ma comunque abbastanza importante, in quanto l'innamorato è la carta dell'iniziazione, quindi di chi avvia comunque un percorso. Ora, come ti dicevo, potrebbe anche darsi che questo percorso magari lo hai già avviato. Certamente l'innamorato è una carta che ti viene a parlare del fatto che questo percorso è sensibile di un miglioramento, di un'evoluzione, e probabilmente l'innamorato può anche parlare del fatto che magari
per te presto potrebbe esserci un netto miglioramento a livello lavorativo, delle condizioni contrattuali oppure un nuovo contratto, oppure addirittura un aiuto. L'innamorato è una carta che presuppone anche un bivio, una scelta, quindi magari potresti essere una di quelle persone che questa seconda occasione già la percepisce e magari si sta organizzando, sta cercando lavoro o sta cercando un altro lavoro o magari sta valutando se avviare un progetto in proprio e lasciare l'attività che fa in questo momento, quindi lasciare magari un posto da dipendente. Ecco che l'innamorato ci mette davanti appunto a un bivio, qualunque sia la tua situazione, quindi un qualcuno che può fare delle scelte o può essere chiamato o chiamata a fare un qualche tipo di scelta. Un po' come quelle situazioni lavorative dove magari una persona viene convocata, gli viene detto sì, ok, però entro 3-4 giorni dammi una risposta, dimmi subito se... E quindi magari questo potrebbe anche essere il mood di questi giorni. In caso contrario, ti ripeto, l'innamorato è l'avvio di una situazione lavorativa oppure magari anche il miglioramento, il desiderio che una situazione lavorativa possa migliorare. In altri casi è proprio una richiesta di aiuto, cioè l'innamorato rappresenta un qualcuno che risponde alla tua richiesta di aiuto e quindi ti dà un'opportunità. È comunque, ti ripeto, una carta di fare, non è una carta di fortuna che arriva dal cielo, è una carta di risposta alle tue energie che vengono messe in moto e quindi di conseguenza una carta che va a parlare del tuo impegno, tant'è vero che anche se si trattasse di un bivio, non è un bivio dovuto proprio al caso, alla fortuna, un bivio magari dovuto a quello che è un tuo prendere i contatti con più realtà, oppure appunto un tuo voler lasciare un vecchio lavoro in virtù di un nuovo lavoro o di un progetto da portare avanti come in qualità imprenditoriale, appunto in solitudine, ecco. Quindi c'è un momento di passaggio all'orizzonte, anche secondo me abbastanza importante, con un innamorato. Andiamo a vedere, non lo usiamo da un po' di tempo, col tarocco indovino, se ti riconosci nella descrizione, che cosa ti porta il futuro per quanto riguarda il lavoro e ovviamente anche la situazione finanziaria. Per te che hai scelto la variante della corniola. L'appeso, non devi guardarlo con sospetto quando si parla di lavoro o di soldi, l'appeso è comunque una buona carta, in quanto sì, ok, presuppone uno stravolgimento un po' dei nostri piani o un cambiamento, certamente, ma presuppone anche una buona semina, per fortuna, quindi l'energia che arriva ci parla di una situazione dove comunque, se non altro, la continuità lavorativa è garantita, o se non hai un lavoro, una certa stabilità derivante da un'occupazione che probabilmente con questo innamorato potrebbe essere molto vicina, sta per arrivare, è comunque garantita. Di conseguenza anche l'entrata finanziaria qua la vedo abbastanza garantita. Il 9 di bastoni, il 10 di coppe, vedi attesa e successo, il 2 di bastoni. Andiamo a vedere con le carte di chiarimento prima di darti l'interpretazione, però secondo me qua come risultato generale è molto buono, Anche perché è vero, l'indovino scrive affanno sul 2 di bastoni, che poi sarebbe il 2 di fiori secondo questo mazzo, però in realtà il significato del 2 di bastoni è comunque o una decisione da prendere, quindi torna un po' il discorso della decisione nella quale bisogna usare anche molta arguzia, molta saggezza,
oppure rappresenta proprio il dominio, la capacità di riuscire a incanalare le proprie energie nella direzione giusta. Sicuramente non con, e forse è questo il senso del 2 di bastoni nell'indovino, sicuramente non con una sicurezza estremamente, però con quello che è molto impegno, ecco, capisci? Quando ti ho detto prima che non ti viene regalato niente, Re di spade, la forza e il 2 di coppe. Beh, una bella stesa, per te che hai scelto la variante della corniola, mi piace, molto bella. Ma ti dirò, qui grandi problemi non ne vedo. Certamente un 2 di bastoni e un 2 di coppe sulla stessa linea, quindi 2 che seguono l'uno all'altro, mi potrebbe parlare del fatto che forse la tua realizzazione va un pochino più a rilento rispetto a quello che potrebbero essere i tuoi piani, però ecco, se tu cerchi un lavoro, il 9 di bastoni è una carta di attesa, come scrive l'indovino, ma anche di notizie, e poi tradizionalmente la carta di chi padroneggia una tecnica, quindi è come dire comunque la tua preparazione, perché poi l'innamorato è anche questo, un corso di studi o un'esperienza maturata sul campo, sempre comunque un tipo di sapere acquisito, e comunque ce l'hai e ti frutta comunque, secondo me anche abbastanza presto, un contratto di lavoro con un Re di spade. Se il lavoro ce l'hai, comunque le gratificazioni qui in termini di posizione sociale, in termini di riconoscimento arrivano, il denaro lo vedo arrivare un po' più in qua, però comunque arrivano, ecco, la vedo abbastanza bene, la vedo abbastanza lineare, ecco. Diciamo che un 10 di coppe di una forza può parlare proprio di quello che è il riconoscere la capacità di qualcuno. Sai che 10 di coppe è una carta che fa riferimento alla pienezza del sentimento, alla pienezza anche dell'armonia di un gruppo di lavoro, se lavori in un'azienda con altre persone, ma fa riferimento anche alla ambizione di veder riconosciuti i propri meriti o di veder riconosciuta una qualche posizione, da quella ufficiale in una partnership fino a quella del proprio valore lavorativo e via dicendo. Quindi ecco, un 10 di coppe su forza è la capacità di importi anche in quello che può essere un sentiero lavorativo già avviato con successo. Certo, non è facile, però qui un miglioramento lo vedo. Lento, per carità, con affanno, come dice l'indovino, però porta alla felicità. Allora, quello che mi preme dirti e che mi viene anche da dirti è che potrebbe arrivare qua nel tempo, non sarà per tutti, con un appeso che è anche carta di segreto, ma anche di possibilità che ti ribalta un po' l'esistenza, e con un 2 di coppe che è comunque il momento in cui si festeggia anche una piccola vincita. Io non credo che sia una vincita esagerata, se così è ricorda un miliardino, se t'avanza lo dai a Cronos, però che ha bisogno anche lui, però qua secondo me una piccola vincita nel tempo potrebbe arrivarti, che magari ti aiuta comunque a distendere un attimino quella che è questa situazione, che comunque di per sé non vedo male. Se stai cercando un lavoro, ti stai avviando al lavoro, qui arriva, anche qui nessuno ti regala niente, però poi arrivi qua al festeggiamento e forse anche per te c'è proprio la piccola extra, la piccola entrata in più. Se invece il lavoro ce l'hai già, qui io comunque, allora, io ho parlato all'inizio di una scelta che si dovrebbe poter fare fra il mettersi in proprio, il restare al lavoro oppure cambiare lavoro, eccetera. In qualunque caso qua c'è proprio con un Re di spade l'idea di andare a mettere le mani su un contratto per chiuderlo, per aprirlo, o per aprire una locazione di un negozio se ti vuoi mettere in proprio, eccetera eccetera, o per aprire una partita IVA. Il Re di spade del resto è un'autorità proprio nel senso non morale, ecco, proprio un'autorità riconosciuta, legale, riconosciuta dalla legge, quindi ci sta benissimo l'apertura della partita IVA anche con la forza, per carità, mi rappresentano questo. Ecco, comunque sia la scelta che vai a fare è giusta,
Qui non vai a rimpiangere poi quello che è stato il tuo impegno. Segui quello che è poi il Re di Spade, alla fine è il prendere in mano il proprio destino, ma è un destino formato su padronanza di quello che è un corso di studio, una tecnica, eccetera. Ce lo dice anche il 9 di bastoni, oltre l'innamorato, che sappiamo avere assimilato, l'appeso, ce l'abbiamo nel profondo, ed è la convinzione profonda e la motivazione che ti muove. Io non starei a spenderci altro, perché non perché non te la voglio fare durare di più la lettura, anzi magari se dura meno diventa anche più facile da vedere, ma è proprio perché qua è molto lineare. Qua secondo me non devi aspettare tanto, perché quello che è, certo, posso dirti questo: se qui non hai un piano d'azione, se qui non hai un'ambizione, che non vuol dire devi aprire la mega ditta. L'ambizione può essere anche dire: va bene, mi pongo l'obiettivo di trovare un lavoro da dipendente entro settembre, poi quando l'ho trovato mi porrò un altro obiettivo, e via e via e via. Ecco, se qui hai un'ambizione, un sogno, un'idea, vai, perché quello che stai sentendo è giusto. Se non ce l'hai, magari lì, ecco, forse devi lavorare un po' su quelle che sono le tue ambizioni, su cosa senti nel profondo, che a livello di insegnamento, di vita e di esperienza lavorativa ti è stato dato, o di studio. Comunque, qualsiasi sia poi la tua scelta, la tua direzione, la direzione che tu intendi prendere, senza aspettare che il destino, perché qui il destino ce lo posso vedere in questa piccola vincita finale, ma per il resto è tutta farina del tuo sacco. Ecco, se qui tu hai comunque un'ambizione, o come ti ho fatto l'esempio prima, di andare per step, riuscire poi a costruirti un percorso lavorativo solido, e ci posso mettere anche quelle persone che magari lavorano in quelle realtà dove ci sono scali di ore, eccetera, quindi magari uno dice: ok, voglio cercare di farmi aumentare le ore, voglio cercare di... lo puoi fare, perché qui comunque c'è un 9 di bastoni che, oltre a rappresentarmi la tecnica, mi va a rappresentare anche la fiducia, quindi la fiducia in se stessi e nella realtà lavorativa che si ha. In particolare in questa variante potrebbero essere favoriti coloro che vogliono cambiare lavoro, questo te lo dico. Perché? Perché un Re di Spade che mi esce dopo un 9 di bastoni mi va a significare comunque una notizia che stiamo aspettando, che ci crediamo, e una possibilità che ci viene data da un qualcuno che magari non c'è del tutto estraneo, o magari, se non hai contattato nessuna azienda, un centro per l'impiego, eccetera, che va poi a gratificarci anche a livello economico, con, ti ripeto, una piccola chiosa data da una vincita in finale che, se non è proprio grandissima, comunque magari un po' di serenità in più te la dà. Quindi non è che non ti voglio far durare la lettura, è che qui, laddove tu abbia veramente una qualche strategia, fidati, credici, vai in fondo, perché questa è una bellissima lettura, soprattutto se, ti ripeto, vuoi fare il grande passo del cambio di lavoro o dell'attività in proprio. Insomma, tutti gli inizi, anche chi cerca lavoro, ecco. Sicuramente qua c'è un rinnovamento nel mezzo, anche la capacità di veder riconosciute con una forza quelle che sono le proprie qualità. E un pochino devi aspettare, 2-2 sono un primo parziale successo, con la promessa che tutto comunque andrà a migliorare nel futuro. Vediamo il Woodland Wardens. Il gallo e il girasole, mostrati. Cioè, alla fine le qualità di leader, la carta fa riferimento alle qualità di leader che comunque una persona ha innate dentro di sé. Quindi, torno a dirti, non è per non darti l'attenzione che giustamente meriti, come tutte le varianti, ma qui ti sta dicendo: guarda, nel momento in cui tu scegli una strategia, te la riveli, la porti alla luce, viene anche riconosciuta dagli altri e ti porta comunque un netto step di miglioramento. Qui non c'è veramente da... complimenti perché ha scelto questa variante molto bella. Andiamo a vedere l'oracolo dell'Apocalisse.
Secondo me qua è molto favorito chi deve proprio aprire una propria realtà, Però vediamo. 2 ne sono volute uscire, Babilonia e l'Aquila. Allora, sono 2 carte esattamente all'opposto, laddove Babilonia magari ci parla di una situazione potenzialmente anche insidiosa, quindi magari se ci sono dei conflitti, se c'è un qualcosa che non torna, se c'è l'Aquila, comunque ci parla della capacità di andare oltre, di avere una vista lungimirante. L'Aquila è una carta che parla della capacità di saper riconoscere ad un solo sguardo quali sono le possibilità e le occasioni. Quindi torno a dirti, io avrei potuto anche prima vedere questo appeso come una carta di segreto, magari di pettegolezzo da parte dei colleghi se lavori in un'azienda, o magari di qualcuno che invece di darti l'aiuto ti preclude qualche strada, ma lascia fare al destino, nel senso, alla fine le qualità di leader ce le hai, ti è comunque aperta una possibilità di un grande successo, e qualsiasi siano le tue strategie portale avanti fino in fondo, perché chiunque si frapponga, chiunque vada a rappresentarmi questa Babilonia qua, che parla appunto di un qualcuno, è un po' molto simile alla carta del diavolo nel tarocco, che magari ci sta mettendo un po' i bastoni fra le ruote o che ce le metterà, o una situazione pesante da gestire. Vai avanti per il tuo, porta avanti i tuoi sogni, le tue ambizioni, metti in luce le tue qualità, perché qui il riconoscimento non è lontano. E con un'Aquila c'è anche la possibilità veramente di avere una visione di nuove opportunità, nuove occasioni che altro non vanno se non ad aggiungere crescita alla crescita. Però ti ripeto, tutto questo presuppone che tu abbia comunque già un'idea della direzione. Se sei una di quelle persone che dice ma io non so dove andare, non so a chi chiedere, non so come, in quel caso lì non lo so se la variante è per te, perché qui presuppone, ti ripeto, quella persona che dice voglio trovare lavoro in questo campo, voglio aprire un'azienda in questo campo, voglio mi aumentino le ore, voglio mi diano un aumento, voglio che questo lavoro vecchio si chiuda in virtù di uno nuovo. Segui il tuo istinto, se hai uno di questi desideri qua o simile a questo, perché comunque qua tutto ti è dovuto, e a corollario c'è una piccola vincita. Non è immediato, ma comunque c'è. Vediamo un po' le risposte dell'oracolo per te che hai scelto la variante della corniola. È più semplice di quello che pensi, ragiona col cuore. Ragazzi, te l'ho detto fino ad ora, ascoltati in profondità, ascolta quello che è il tuo sogno, la tua ambizione, ragiona col cuore e vai dietro a ciò che senti e vedrai che tutto sarà più semplice di quello che pensi. Veramente lineare ed eccellente la variante della corniola. Io ti auguro ogni bene, ogni felicità, e ti ricordo che una delle chiavi di questa famosa felicità è proprio l'ascoltarsi, come del resto ti diceva la variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del diaspro giallo. Andiamo a vedere energeticamente in questo momento a livello lavorativo e finanziario chi sei tu che hai scelto la variante del diaspro giallo. Dove ti trovi energeticamente in questo momento? Tu che hai scelto la variante del diaspro giallo. L'innamorato è un bivio, una scelta, è un camminare consapevoli della propria preparazione, del proprio sapere, della propria esperienza, ma è anche un passaggio importante
al punto da essere definito iniziatico, quindi un passaggio che per te può rappresentare anche l'avvio di una nuova vita o di una nuova dimensione lavorativa. L'innamorato può essere anche un aiuto che ti viene offerto da qualcuno o magari anche dal destino, sotto forma di quella che è una vincita, sotto forma di quello che è un'entrata finanziaria extra o una vendita che ti frutta magari dei soldi. Insomma, l'innamorato è quel momento dove siamo di fronte ad un bivio, di fronte ad una scelta, o anche dove cerchiamo le condizioni per creare una scelta, ovvero magari mandiamo il curriculum, mettiamo in vendita quel tal bene, facciamo quel tal investimento, eccetera, eccetera. E questo nel tempo appunto può rappresentare per noi una seconda opportunità da seguire per il miglioramento sia delle nostre condizioni lavorative sia delle nostre finanze. In alcuni casi rappresenta appunto quello che può essere proprio un aiuto. Andiamo a vedere col tarocco indovino, non lo usiamo da un po', per te che hai scelto la variante del diaspro giallo. Come evolverà la tua situazione lavorativa e finanziaria? Per te che hai scelto la variante del diaspro giallo. Il 7 di coppe è una carta importante, parla dei nostri sogni, dei nostri desideri, ma parla anche della paura delle illusioni. Può essere la carta di chi magari non vede proprio prospettive davanti a sé e forse questo innamorato giunge a portare un momento di freschezza, un aiuto concreto in un momento in cui forse o si deve scegliere dove orientare i nostri sforzi o magari si deve uscire un po' da un labirinto di sensazioni entro il quale non sappiamo orientarci. Certamente il 7 di coppe potrebbe anche far riferimento a quello che è il mondo della creatività, dell'arte o della bellezza, quindi mi ci sta dall'artista fino alla persona che lavora nel wellness, all'abbigliamento, eccetera. Ecco che in questo caso potrebbe essere un periodo, come l'innamorato ci dice, nel quale oltre alla necessità di avere magari un introito in più o un aiuto da qualcuno, certamente potrebbe essere un periodo nel quale si cerca una via alternativa o si vuol cambiare lavoro o si vuol magari cambiare la propria posizione lavorativa. È un'eventualità se lavori in uno di questi settori, in caso contrario potrebbe essere veramente la necessità di trovare uno sbocco lavorativo o anche di sostentamento economico più corposo che ci aiuti magari in un momento caratterizzato da un 7 di coppe dove magari necessità e sogni sono anche tanti e però magari quelle che sono le risorse difettano un pochino, magari è tutto temporaneo, andiamo a vedere. La regina di bastoni, buona. Il 5 di spade, il 9 di coppe. Un'idea già ce l'ho, però voglio prima andare a vedere le carte di chiarimento. Il matto, l'asso di coppe, l'8 di spade.
Probabilmente sei una persona che ha molti sogni, molte ambizioni e probabilmente questi sogni, queste ambizioni sono anche conditi da quella che è una buona verve, una buona grinta. Del resto ho parlato prima di un 7 di coppe come della carta di chi rischia magari di perdersi un po' nei labirinti mentali, però è anche vero che il 7 di coppe è chi consacra la vita alla propria arte, chi ha comunque una visione, diciamo, totalizzante della sua dimensione lavorativa, un po' quelle persone come faccio io che lavorano anche 12-13 ore al giorno, quindi quelle persone che non si risparmiano, che sanno che comunque ciò che si costruisce e lo si fa con perizia, pazienza e costanza, poi nel tempo va a dare frutto. Questo è una qualità molto buona, questa è una qualità molto buona, ma di contro rischi un po' di soffrire della sindrome di Cronos, che poi dopo crolla sul divano e buonanotte. Cosa succede quando usi questo approccio in un lavoro portato avanti in solitudine, come ci potrebbe dire una regina di bastoni? Poi ti dirò anche se lavori in un'azienda o se cerchi lavoro. Succede che poi appunto crolli sul divano, non hai più energie per goderteli i frutti di questo lavoro e quindi di conseguenza quello che poi è la parte lavorativa rischia di fagocitarti, quindi magari ogni tanto devi anche essere capace di staccare, devi staccare la spina da quello che è poi tutto l'universo lavorativo con tutti i suoi pro e i suoi contro, quindi con tutte le sue vittorie ma anche con tutti i suoi inevitabili problemi che vanno giornalmente affrontati e risolti. Ora, questo può portarti ad una realizzazione anche in termini di abbondanza. Il problema è che sembra che tu non con un 8 di spade, sì, sicuramente anche la fine di un conflitto, l'8 di spade, ok, però primariamente è una carta un po' di circolo chiuso, di circolo vizioso, di gabbia, quindi ti dà certamente nel tempo un impegno costante, quello che è il frutto del tuo lavoro, però attenzione che non diventi l'unico focus della tua vita, perché il rischio poi è un burnout, cioè un collasso improvviso di tutto, un po' per stanchezza, un po' per stress, un po' per anche sensazione forse di perdita imminente, un po' come questo 5 di spade ci va a dire su un asso di coppe. L'asso di coppe, possibile momento in cui si ha la certezza di avere comunque una stabilità, che viene subito zillato, si dice in Toscana, quindi viene punzecchiato da questo 5 di spade che va a dire no, fermati, non fermarti, non fermarti. Ecco, qui nel caso lavori da solo, da sola, sicuramente nel tempo vedo comunque un netto miglioramento, però è un po' come tu te la gestisci a livello energetico, che rischia magari di portarti a quello che può essere un momento di estremo affaticamento. Quindi cerca di conciliare le due cose. Anche a livello economico non la vedo male, perché la carta del 9 di coppe è comunque una carta di miglioramento, è una carta di abbondanza, e probabilmente qui c'è forse anche questa scelta dell'innamorato, può riguardare magari se lavori da solo o da sola, il rilasciare la tua attività per magari cercare lavoro in un'altra azienda, oppure magari il rilasciare un determinato progetto per apportare quei necessari cambiamenti che, te lo dico da persona che lavora in solitudine, certi cambiamenti che si vogliono apportare ai prodotti che vendiamo o al metodo lavorativo si ponderano, si pensano, si meditano, non è che si fanno dall'oggi al domani. Poi magari l'utenza può percepire che si sono fatti dall'oggi al domani, però poi in realtà dietro c'è uno studio, ecco, qua forse è un momento in cui ti sta dicendo quegli inevitabili cambiamenti che vuoi fare, magari mettili un attimino da parte, perché comunque le cose stanno andando bene, oppure magari se erano 3-4 cambiamenti, incentivane uno, gli altri. Quindi un colpo al cerchio, una alla botte, mi viene da dire qua comunque alla fine
nonostante un periodo di estremo stress, anche di paura con 5 di spade, o anche, te lo dico proprio così brutalmente, anche di perdita economica, c'è comunque poi la possibilità di una buona ripresa e con quest'otto di spade anche una riconnessione a quella che è la propria mission. Però cerca un pochino di mollare la presa su questa, perché quello che ti frega è un po' una regina di bastoni, che è comunque una carta che non riguarda soltanto l'imprenditoria, riguarda anche comunque la persona che se la vive la vita, se la gode, con un matto, quindi forse la troppa energia che sprechi in un qualcosa potrebbe essere ridimensionata e dare lo stesso frutto, e quindi magari permetterti anche di vivere in maniera migliore e anche gestire le finanze in maniera migliore. Potrebbero esserci con questo 5 di spade delle spese impreviste, questo per tutte le varianti, sia che tu cerchi lavoro, sia che tu lavori al dipendente, sia che lavori in solitudine, soprattutto in riferimento alla situazione della casa o del negozio. Però comunque, ecco, alla fine ti vedo tener botta, ti vedo, anzi ti ripeto, anche migliorare. Diversamente, se lavori da dipendente, secondo me qua c'è proprio un taglio. Nonostante una grande energia che tu metti, una grande anche passione, e sicuramente anche con una regina di bastoni una grande preparazione, qua poi c'è il mancato frutto di questo impegno che va un po' a influire negativamente su questa situazione di asso di coppe. Alla fine va proprio nel tempo, non sarà per tutti, però io credo per la maggior parte sia così, a creare una frattura in un ambiente lavorativo a beneficio di altre possibilità che comunque all'orizzonte si profilano, quindi senza lavoro non rimani. Certamente un 8 di spade fa sempre paura, però ti ripeto, è anche la risoluzione di un conflitto. Per qualcuno sarà proprio risolvere il conflitto alla radice lasciando l'azienda, per altri sarà risolvere il conflitto alla radice mettendo i puntini sulle i, soprattutto per chi lavora nelle grandi realtà dove magari anche un sindacalista ha un certo peso, eccetera, e quindi magari anche secondo quella che può essere una vertenza o comunque un accordo con la direzione, insomma, qua c'è comunque alla fine un tener botta e un migliorare la propria situazione. Per i più è proprio un cambio di lavoro se lavori da dipendente, secondo me. Veniamo invece a chi cerca lavoro. Anche chi cerca lavoro ha molte possibilità quassù, però anche qui c'è secondo me una strategia un po' da rivedere, perché anche qui torna un po' questa regina di bastoni, grande motivatrice, grande imprenditrice, grande donna anche, poi se sei uomo o donna, quello, l'energia della carta è questa, che porta comunque la sua verve, la sua preparazione a quelli che sono magari anche i colloqui, gli incontri, eccetera, però poi la stempra in un matto perché la disperde. Quindi anche qui ti stanno dicendo cambia approccio, perché secondo me qua c'è proprio una possibilità di grande abbondanza, perché comunque hai in tutte e tre queste carte di questi tre ternari che sono uno sopra e uno sotto, perché comunque il matto è un'entrata di denaro, perché comunque l'asso di coppe è comunque in potenza una grande abbondanza, perché comunque il 9 di coppe è comunque la pienezza, però c'è sempre un limite, un blocco, e quel blocco secondo me lo stai causando tu perché stai spendendo troppa energia, come la persona che dice io voglio che mi arrivino soldi, però sta tutto il giorno a piangersi addosso, ma non ti arriveranno mai, perché l'energia la butti nel pianto, non la butti nel costruire, non la butti nel ripensarti, non la butti nel metterti in gioco. Dici ma oppure mi va male. Gli errori fanno parte di quello, cerca di limitarli, ma fanno parte di quello che è poi il costruirsi un futuro. Sai quante capocciate ho preso io lavorativamente parlando? Un oceano, veramente. Meno male che ho le corna dure, però capisci, il discorso è questo, tu qui stai veramente disperdendo, in tutti e tre i casi, ripeto, una grande energia, e in tutti e tre i casi il rischio è che questo ti si rivolti contro,
Quindi fai attenzione, più che darti una risposta sul lavoro o sui soldi, qua ti dicono guarda che in potenza comunque per te, non ti dico ci sono i miliardi, ma c'è una vita comunque buona, dignitosa, che ti permette anche di creartelo questo 8 di spade, che è anche il riposo, il rilascio delle preoccupazioni, quindi ti permette anche di godertela la vita. Però se tu tocchi gli estremi, ti ho fatto l'esempio mio, e lavori 14 ore di fila, e poi è chiaro che per te c'è il divano col gatto che viene a vedere se sei ancora vivo, perché tu stai facendo così. Quindi in tutti e tre i casi, ripeto, qua c'è un grande dispendio energetico che influisce su una situazione che va comunque cambiata, e poi gli esempi te li ho fatti prima, e comunque c'è da capire come evitare questo grande dispendio energetico ci sia, perché per te alla fine un percorso fatto di grandi possibilità c'è. Ora, quello che ti dico è che anche per tutte e tre le casistiche qua mi risulta comunque una spesa improvvisa, quindi fai attenzione anche a questo. Potrebbe essere una spesa nemmeno tanto grossa, a dirti la verità, perché poi comunque un 9 di coppe e un 8 di spade, sì, ok, magari non sarà una spesa milionaria, ma sarà una spesa, ne so, può essere 8.000 euro, ok, ti va un po' effettivamente a pesare, anche se fossero 2.000 per dire, però ecco, resti comunque in una matrice di 9 di coppe, quindi cioè il vero problema non è questa spesa improvvisa, è la grande energia che tu stai disperdendo in una situazione che al momento non ti appare nitida, ed ecco perché questo bivio tu devi cambiare proprio energeticamente l'approccio verso il tuo lavoro. Non è facilissimo, lo riconosco, perché poi sono cose che in passato ho provato anch'io, quindi so bene che al momento la situazione può sembrarti magari senza sbocco, però credimi, alla fine quando trovi la chiave è più facile di quanto tu creda. Andiamo a vedere il Woodland Wardens che cosa vuol dirti, per te che hai scelto la variante del diaspro giallo. Il segugio e la pera è la fedeltà che si deve a se stessi, più che a quello che è un diktat imposto da altrui se lavori per altre persone, o anche una mission che senti particolarmente e che però richiede estrema dedizione. La prima fedeltà che si deve è quella che si deve a se stessi. È probabile che qui appunto il grande dispendio energetico ti abbia fatto perdere un po' il focus della fedeltà che devi a te stesso o a te stessa, ma il segugio e la pera ci dice anche che comunque ci potrebbero essere familiari o persone attorno a te pronte ad aiutarti, anche l'innamorato ci dice questo, a ricentrarti, a rifocalizzarti, quindi ci sono persone che ti vogliono bene, che possono comunque darti una mano concreta nel riuscire a capire come migliorare energeticamente la tua situazione, quindi come stare meglio, in modo che tu possa poi comprendere anche come direzionare meglio i tuoi sforzi, che ti ripeto non ti portano male, ti portano bene, però devi capire come fermare questa falla energetica. Andiamo a vedere con l'oracolo dell'Apocalisse, per te che hai scelto la variante del diaspro giallo. L'arcangelo Michele, non è una brutta carta nemmeno questa, te lo devo dire. La soluzione positiva che preoccupa il tuo problema è vicina. La natura del problema potrà esserci chiarita anche dalle carte circostanti, dice il manualetto, ma comunque, in qualsiasi caso, è chiaro che il consultante ha la ragione della sua e la giustizia a breve trionferà. Io mi sono scordato di dirti, se qui questa cosa riguarda una causa legale ci può essere una grande spesa, ma alla fine comunque la giustizia, o anche un'avvertenza sindacale.
Se la domanda riguarda un'iniziativa del consultante, la carta dice che il successo è comunque molto più vicino di quanto ci si aspetti. Se la domanda riguarda l'amore, c'è comunque una riparazione. Qui non si parla di amore nell'interattivo, ma estendendo un po' la parola amore a quello che è magari, appunto, come ti dicevo prima, la fedeltà anche di persone vicine a te, amici o parenti, qua comunque c'è il tenderti una mano. Appunto, nel caso dell'amore può essere la scusa, il ritorno, nel caso appunto di chi ti è vicino c'è comunque un appoggio incondizionato, sia a livello di amicizia, sia a livello di partnership o di familiari. Quindi qua ti dice la soluzione è vicina, probabilmente passa per un taglio improvviso o una spesa improvvisa o una rinuncia improvvisa, come ti dicevo prima. Però quello che devi fare è la fedeltà. Su questo ci insisto parecchio, la fedeltà a te stesso, a te stessa, perché quello che tu andrai a rilasciare qua, se sei una persona che deve rinunciare a un progetto, o se sei una persona che deve fare una spesa importante, o anche se per vincere una causa devi trovare un accordo, quindi comunque ti costa dei soldi. Ecco, questo passo un po' ostico che io vedo nel prossimo futuro, poi alla fine comunque ti sblocca a livello di possibilità quello che è poi un nuovo traguardo che diventa anche un nuovo start, una nuova ripartenza. Quindi cerca di capire come puoi direzionare le tue energie e in questo modo riuscire anche a chiudere un po' questo momento di falla energetica molto forte che ti porta poi ad incontrare un nuovo miglioramento. Comunque è molto più vicino di quanto tu pensi e effettivamente poi Regina di bastoni, 5 di spade sono carte abbastanza veloci, poi il 9 di coppe e l'assestamento, quindi va bene. Andiamo a vedere anche per te le risposte dell'oracolo, per te che hai scelto la variante del diaspro giallo per la tua situazione lavorativa e finanziaria. Lasciati sorprendere, apriti al nuovo e non dare niente per scontato. Vedi, lasciati sorprendere, io ti ho parlato qui di un qualcosa che va rilasciato, fosse un'idea, un progetto, una parte di un progetto, un lavoro, o anche, ti ripeto, quella che è la chiusura di una causa. Lasciati sorprendere, lascia che questo taglio avvenga, lascia che naturalmente le cose seguono il suo corso, perché comunque per te qui c'è un nuovo step fatto di grandi possibilità. Io ti auguro ogni felicità, ogni bene. Se ti è piaciuta questa variante ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della dumortierite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della dumortierite. In che momento sei energeticamente parlando per ciò che concerne il lavoro e la situazione economica? Tu che hai scelto la variante della dumortierite. La luna. Allora, potrebbe non essere un momento facile, forse potresti avere preoccupazioni legate a quelle che sono le finanze o magari anche legate a quelle che sono le tue ambizioni, ma questa strada per me è giusta, ma questo percorso veramente mi dà ciò che voglio. O potresti essere anche una persona che lavora a contatto con le energie, con la magia, con la cartomanzia. La luna certamente è una carta che però principalmente ci parla forse di un momento nel quale c'è più preoccupazione che altro. Tuttavia è anche una carta di sogno, è una carta di viaggio, è una carta di scoperte. Quindi non dobbiamo vedere necessariamente in negativo questa carta. Forse ci sta dicendo che nonostante tutte le tue preoccupazioni, le tue paure, il tuo senso anche di inganno o in alcuni casi di autoinganno, ciò che ti si prospetta è comunque un grande viaggio,
E il viaggio della luna è sempre un viaggio importantissimo, in quanto apre poi all'ultimo ternario del tarocco, sole, giudizio e mondo. Quindi, se mi permetti un po' il trionfo, potrebbe essere l'ultimo salto prima dell'assestamento finale che ti permette poi di camminare su gambe più sicure. Se lavori in solitudine è la tua variante, non c'è dubbio, perché comunque la luna rappresenta il lavorare in solitudine. Se lavori in una situazione con più persone è possibile che magari l'ambiente non sia proprio il top. Se invece stai cercando lavoro, forse la luna ci sta dicendo che questo dura da un troppo tempo e quindi forse c'è la necessità di iniziare a muovere il passo su sentieri che, nonostante percepiamo poco sicuri, in realtà comunque hanno uno sbocco di tutto rispetto. Andiamo a vedere col tarocco indovina, un po' che non lo usiamo. Per te che hai scelto la variante della Dumortierite, qual è il prossimo futuro parlando di lavoro e di soldi? La temperanza. Allora, buona, soprattutto se lavori con l'arte. Sicuramente qua c'è l'idea di viaggio. La temperanza, Jodorowsky dice che è anche il passare una frontiera. Sicuramente anche se lavori appunto con la comunicazione, con l'arte o con la magia proprio, o con la cartomanzia, qua c'è comunque un ottimo indirizzare del tuo cammino, ecco, mi viene da dire, perché c'è comunque una carta di temperanza che sì, ok, parla di tempi lunghi, ma parla anche della capacità di saper trovare la soluzione in un momento nel quale forse le paure stanno prendendo un po' il sopravvento. Certamente se per lavoro ti sposti o viaggi, anche in questo caso la variante è eccellente per te con queste due carte. Se invece stai cercando lavoro, qui forse devi attendere ancora un pochino, e se stai lavorando, qui forse, nonostante l'ambiente, se stai lavorando in un'azienda con più persone, in un gruppo con più persone, nonostante magari l'ambiente non sia il top del top, come abbiamo detto prima, comunque alla fine nel tempo con questa temperanza vedo un attimino smorzare le cose. Andiamo a vedere in dettaglio. Il 5 di coppe, l'imperatore, il 4 di denari. Ragazzi, questa è una bellissima variante. Devi avere il coraggio di muovere il passo. 5 di coppe, allora, è una carta che ultimamente è uscita parecchie volte nelle carte che mando la mattina ai ragazzi del corso, dove mando appunto la carta del giorno per avvicinarli proprio ancora di più a quelli che sono i singoli arcani. Quindi ogni mattina, al lunedì al venerdì, estraggo una carta e gliela spiego, anche per focalizzare un po' l'energia del giorno. 5 di coppe, io dico sempre che sì, ok, tutto il corollario, rinnovamento affettivo, rinnovamento dei propri obiettivi, però alla fine tutto si focalizza sull'amare se stessi, che è poi il segreto di quest'imperatore, c'è la centratura. Quindi fondamentalmente quello che ti stanno dicendo è come se tu avessi paura di muovere un passo, ma in realtà ti porta poi a un 4 di denari, che se stessimo chiedendo per l'amore sarebbe una catastrofe, ma stiamo chiedendo per il lavoro e per i soldi. Quindi il 4 di denari è una manna dal cielo, ben venga. Il 5 di bastoni è il valore, ma 2 e 5 sono anche carte di compromesso, sicuramente alti e bassi, un momento che forse potrebbe spaventarti per la sua instabilità. Comunque con un imperatore sul re di spade, ragazzi, è perfetto, è comunque destinato a passare. E su un 10 di bastoni, allora il 10 di bastoni fa anche quello un po' sempre paura, ma in realtà non devi avere paura, perché il 10 di bastoni è la carta dell'oppressione, della stanchezza, ma anche della sicurezza che si arriva. Cioè, mi spezzo ma non mi piego, un po' come si dice, ora non mi ricordo se era mi spezzo ma non mi piego o viceversa,
però comunque qua alla fine chi la dura la vince, e tu comunque, soprattutto se lavori in solitudine, nell'arte o nella cartomanzia, in quello che è magari anche l'ambito olistico, magico, del wellness o del nutrimento, anche mi viene da dire, perché comunque anche una temperanza a suo modo nutrire un po' come la giustizia, lo spirito ma anche il corpo, perché poi anche la carta dello sport, volendo, c'è anche comunque tanta fisicità nella carta della temperanza. Qua mi viene da pensare che comunque tu qui abbia uno step importante che ti fa viaggiare, e anche viaggiare qua dobbiamo intenderlo, o viaggiare fisicamente, quindi ti sposti da un posto all'altro per cambiare lavoro eccetera, o viaggiare mentalmente, nel senso ti spalanca un sacco di orizzonti, però comunque c'è, vedi, un re di spade e un imperatore. Io ti direi che addirittura qua tu potresti, se stai cercando lavoro o se questa cosa riguarda un rinnovamento del lavoro, addirittura potresti essere una di quelle persone a cui non viene detto vieni a lavorare con noi, ti diamo tot, ma vieni a lavorare con noi quanto vuoi. Cioè qui c'è veramente una bellissima situazione, anche perché 2 carte di 5 rappresentano, oltre agli alti e bassi come ho detto prima, anche le nuove sfide da prendere e anche quello che è un disequilibrio a favore della materialità. Ora, lasciando perdere le implicazioni morali, noi stiamo chiedendo per il lavoro e per il denaro. Se io ho un incremento e la carta mi parla di disequilibrio a favore della materialità, vuol dire che ho anche una crescita economica. Tutto questo grazie comunque a quello che è un rinnovamento professionale o un nuovo lavoro. Rinnovamento che non vuol dire che cambi lavoro, può essere anche una collaborazione. Comunque qua un re di spade mi rappresenta proprio un contratto, un accordo, quello che ti pare, e che rappresenta per te nuovi orizzonti o l'idea di viaggio. Insomma, mettila come vuoi, il canovaccio è questo: nuovi orizzonti, nuova possibilità, nuova sfida da accogliere, incremento della materialità. E questo perché? Perché ci hai creduto, bravo, brava. Se invece lavori in un gruppo di persone, quindi in un'azienda, anche qua è possibile che tu scelga consapevolmente di avviare di prendere in mano una nuova sfida, e non è detto che sia un nuovo lavoro in un'altra azienda. Qua può essere veramente il grande passo di mettersi in proprio, ma anche qua, nonostante l'impegno gravoso, il risultato in termini economici ce lo hai. Non ci sono benefici qua c'è, diciamo, forse anche una situazione che doveva arrivare per te, un po' come se tu in un certo senso con questa luna l'aspettassi anche, che ti rappresenta una possibilità importante, più che la classica vincita, la classica eredità, la classica, anche se fosse una causa legale o un'avvertenza sindacale, qua c'è comunque la risoluzione e c'è comunque l'andare avanti con sicurezza. Può essere anche un discorso di una vendita, anche se ce la vedo meno. Io ci vedrei più il nuovo contratto, l'avviare una situazione in solitudine, quindi la propria azienda, o l'avere riconosciute le proprie qualità, se lavoriamo in uno degli esempi che ho fatto prima, arte, bellezza, sport, eccetera eccetera, quindi fisicità o linguaggio della mente, oppure appunto quello che può essere un nuovo progetto di vita avviato con altre persone, ma sempre con un ruolo di primo piano. Ecco che qua comunque vai a mettere in cantiere un qualcosa che ti dà stabilità, ti dà solidità. Ma perché? Perché tu sei un imperatore, quindi di conseguenza sei un qualcuno che la sfida l'ha accettata. Per te sta arrivando una grande possibilità di realizzazione. Ti ripeto, che sia un nuovo lavoro, che sia, è comunque un qualcosa che forse tu aspetti anche da tempo e devi essere in grado di afferrare al momento giusto, perché qui per te sta veramente arrivando un qualcosa di importante. Vediamo un po' per te che hai scelto la variante della Dumortierite. L'oracolo dell'Apocalisse.
La sposa dell'agnello. Allora, la carta presenta, dice il manualetto, lo sai che mi servo dei manualetti quando non ricordo i significati, gli oracoli sono tanti, non posso impararli tutti a mente. Alcune affinità con la regina dei tarocchi, quindi torna la regina di coppe, quindi torna il concetto di bellezza, il concetto di creatività, il concetto di arte e anche il concetto di energie, un po' come ti dicevo, reiki, cartomanzia, olismo, eccetera. La sposa dell'agnello è una delle migliori carte del mazzo e rappresenta l'inizio di un nuovo amore, oppure anche una persona solitamente una donna di bell'aspetto con modi semplici, oppure una persona che il consultante non conosce ma che può rappresentare una moglie, una fidanzata, un'amica speciale o un matrimonio imminente. Allora, come ce la leghiamo al concetto di lavoro? Ce la leghiamo dicendo che fondamentalmente qua c'è un po' il riuscire a trovare quella che è la tua mission, quella che è la tua sposa ideale a livello simbolico, la tua via ideale, con una carta di regina di coppe che è in contrapposizione all'imperatore, un po' il lato femminile, così come lo è anche l'imperatrice, colei che veramente è padrona del proprio territorio, la perfetta padrona di casa, la signora di casa che sa benissimo cosa custodisce ogni anfratto della sua abitazione, la padrona di casa che gestisce perfettamente tutta la casa e per allegoria appunto tutta la propria vita, il proprio cammino. Quindi qua ti dice, per te sta arrivando l'occasione del matrimonio importante. Ora, forse per qualcuno potrà anche voler dire, guarda, amore e lavoro si combineranno. Ok, può starci. Però principalmente rapportandola alla domanda, il matrimonio, che come ti ho fatto l'esempio prima è una delle qualità del 4 di denari, che per l'amore è un matrimonio che non va, per il lavoro invece è un contratto, un matrimonio, un legarsi a una realtà o lo sposare una causa che ci dà. Ecco, in questo caso la regina di coppe, la sposa dell'agnello, per affinità con la regina di coppe, diventa proprio la bellezza di portare avanti una via che non solo ci dà a livello materiale, pur magari costandoci impegno, costanza e tenacia, ma ci dà anche a livello spirituale, a livello di sentire interiore. Quindi torno a dirti, per te sta arrivando una grande occasione ed è un'occasione importante che ti dà comunque una stabilità. Qui non ci sono vincite, mi dispiace, se giochi risparmiali e paga una birra a Cronos, però ecco, secondo me qua è molto più bello perché qua c'è veramente un'occasione importante in arrivo. Vediamo un po' col Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante della Dumortierite. La donnola e il pino. Vedi, quando ti ho detto prima di un'attività portata avanti in proprio o un'attività dove comunque il lavoro nasce dal dialogo con la propria interiorità, torno a dirti arte, torno a dirti cartomanzia, eccetera, la carta della donnola e il pino ci parla proprio di solitudine. Quindi qua, tornando alla carta precedente, è più facile che questa padrona di casa sia proprio la tua capacità di gestire la tua azienda, la tua realtà e di aprire nuovi importanti contatti e contratti che ti portano abbondanza, ma sempre rimanendo settata su te stessa. Quindi qua è privilegiato chi lavora in solitudine, che appunto ti vada a parlare di un qualche altro tipo di sbocco, perché qui la carta viene a parlare di solitudine, quindi qua probabilmente questa appunto rappresenta la tua capacità di armonizzarti e di crearti anche un percorso solido. E niente, torno a dirti, qui c'è una sfida da accogliere, una sfida che ti mette anche un po' forse in crisi solo davanti a te stesso, te stessa, ti fa dire ok, lo devo fare, non lo devo fare, ti fa un po' tergiversare, 2-5, vedi, però boh, va bene, dai, ti porta un 4 di denari. Ragazzi, un 4 di denari è festa, cioè qui
Un 4 di denari si va tutti i venerdì a ballare, non è una carta molto bella per quanto riguarda la propria situazione materiale. Sicuramente ti costa molto in termini di impegno, per carità, però un lavoro che probabilmente nella ampia percentuale dei casi richiede solitudine, quindi o un lavoro che fai da solo, da sola, o un ruolo di responsabilità, o comunque in qualcosa che ti permette parecchia autonomia, e mi ci sta la figura anche in questo esempio, per dire il corriere lavora per un'azienda ma lavora in autonomia, quindi un qualcosa che ti dà autonomia, però che ti dà anche nel tempo. Dai, o qui devi solo tenere duro, perché qui sta per arrivare una bella occasione, anche se sei senza lavoro, secondo me qui sta per arrivare una bella occasione di stabilità, e soprattutto devi riuscire a capire che comunque tutto è nato da te, quindi non sei seconda a nessuno, anzi ti ripeto, in molti casi non sarà per tutti, ma in molti casi sarai una di quelle persone che non ti sarà detto nemmeno lavora per me, ti do, ma ti sarà detto lavora per me quanto vuoi, quindi comunque il riconoscimento di ciò che tu hai come valore lavorativo e anche come valore economico ti verrà dato. Bene, io ti ringrazio per aver visto questa variante, ti auguro ogni bene e ogni felicità. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno aiutato a capire come evolverà la tua situazione economica nel prossimo futuro. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti ricordo l'appuntamento di sabato 20 maggio, Palaia Borgo della Birra Fest, dove potrai farti leggere le carte da Cronos, e ti do appuntamento alla prossima videolettura interattiva. Ciao! Quali opportunità ci sono per te? Andremo quindi a chiedere tutte queste domande. Chiedere tutte queste domande fa cacare. E come può accrescere appunto la sua strategia, la sua nerchia, perché cazzo devo incartarmi così. E 26. Oggi parleremo di situazione lavorativa e vaffanculo. E in conseguenza anche la tua situazione economica nel prossimo futuro. Magari sei una persona che va a fanculo. 3 varianti che ci hanno fatto capire come la situazione economica cazzo, minchia.